Dicevi Marco, quindi di cosa volevamo parlare in questi ultimi No, 10-15 beh, io minuti di volevo live? parlare, fare una riflessione, una domanda, uno spunto su che approccio avete voi con la scrittura. È un qualcosa che in una forma più leggera o più costante, giornaliera, più profonda, ha ha peso nella vostra vita? È un elemento che c'è, che non c'è? Se non c'è, perché? Questo lo sto chiedendo anche a voi, collegati, amici e amiche. Io personalmente la scopro da non molto tempo. C'è su YouTube un bel canale di Jared Anderson, che è un tuo collega, Giorgio, un dottore in filosofia, ehm, pratica questa scrittura. In realtà, fuori da YouTube Italia c'è un movimento di scrittura creativa, chiamiamola così, ma non è proprio scrittura creativa, un movimento affermato. C'è anche uno studio su quali tipi di scrittura possiamo adottare giornalmente, vengono chiamati journals, no? C'è il bullet journal, c'è un altro journal che invece è più quotidiano. Insomma, ci stanno vari tipi di diari a seconda della forma e dei tipi di contenuto che gli vogliamo dare. Io, al momento scrivo su un diario semplice, un diario in cui si racconta quello che si vuole. Il diciamo che questo movimento della scrittura non è uno di quei movimenti che vuole proporre un tipo di vita vincente, di quelle cose motivazionali. È una cosa sana, direi che è sana. Non c'è, nessuna restrizione sulla forma, ma conta solo il contenuto. Quindi voi scrivete una cosa che vi incuriosisce, ditemi la vostra. E Allora, Fra, vuoi poi andare tu, Francesco, per primo? No, Vado io? sì. Allora, poi volevi dire Marco, che così magari se c'è, possono io venire più insieme le nello risposte. specifico, essendo un feticista di penne praticamente, per me è rilevante anche il mezzo ultimo, la penna. Ma la Allora, butto lì, poi approfondiamo se rimane tempo. allora io spero di senza distruggere tutta la mia scrivania che è... Allora, cenno sulla scrivania. Prima perché si scrive di solito, io scrivo alla scrivania, poi non so voi dove Sulla scrivete. scrivania. Sì, sì, seduto sulla sedia Sulla di sedia. fronte alla scrivania. Bene. E la mia scrivania è una di quelle cose che penso accomuni molti di noi, ma la mia è io la ordino una volta alla settimana la mia scrivania, ehm, e Su Amazon? subito no, la ordino nel senso la metto in ordine. Vabbè scusate, sono le 11 ragazzi. Subito dopo averla messa in ordine, la mia scrivania magicamente ritorna in disordine. Cioè mi giro e mi rigiro ed è di nuovo in disordine. Non so perché, se questo è un mio problema, ma, si accumulano le carte cartacee sulla mia scrivania. Questo perché ho un'abitudine molto sbagliata. Cioè io quando magari ascolto qualcosa, capita che ascolto un video, la mia scrittura è attualmente, negli ultimi 2 o 3 anni, una scrittura prettamente di studio. Quindi annoto, studio scrivendo, ma non ho scrittura creativa non ne faccio più da almeno 2 o 3 anni, cosa che mi piacerebbe, riprendere a fare. Quindi vi parlo da una scrittura di un insegnante che lavora, di uno che studia cose, libri, eccetera, e quindi mi appunto, mi annoto le mie cose, faccio le mie riflessioni, eccetera. O che scrivo un podcast, scrivo un video. Ed è questa. Io sono uno che se ascolta un video YouTube o sta leggendo un libro, non è che si ferma e dice: "Vabbè, vado a prendere un attimino il mio block notes così posso scrivere le cose come in ordine, eccetera." No, c'ho il foglietto accanto, mi scrivo la roba lì, poi 'sto foglietto rimane sulla scrivania sparso, lo sposto, ne prendo un altro e quindi si accumulano le cose. Io poi ogni tanto riesco a fare la cernita, a vedere quello che ho scritto, andare, riprenderlo, mettermelo sui miei block notes, che ne ho 100 praticamente, e ordinarlo, ma la maggior parte delle volte non succede, quindi mi perdo anche le cose che scrivo. Ehm, penna, penna, questa, solo penna, io faccio difficoltà a utilizzare altri tipi di solo penna nera poi, per me ci Ma è a sono gel. gel, sì, sì, sì. Solo penna nera, perché non esistono altre cose, non esiste la penna rossa, serve solo per correggere le verifiche dei Mh. ragazzi. Non parliamo della penna verde, veramente no. Penna verde. Però ecco, poi entriamo nel mio feticismo. Il mio feticismo è questo. È questa cosa qui. Solo queste cose.
Ah, io li odio. Sono queste cose qui. Penna Queste Parker, cose. dice Francesco, il No, moderatore, è un schifo, intenditore. schifo. Queste cose qui. Queste cose qui. Sì. Ecco, questo è il mio personale segretino e personale feticismo veramente, perché ne ho altri nel cassetto. E come li utilizzo? Io ho un mio metodo di studio molto non credo sia particolare, ma è un faccio così. Quando leggo un libro sì, un bambino delle elementari, esatto. Quando leggo un libro, io sottolineo alcune parole chiave, poi mi appunto le mie considerazioni, faccio le glosse come facevano i copisti medievali, e quindi magari ci sono certi concetti un pochino più complicati che io mi segno in colori diversi e quindi i libri, soprattutto quelli che studio in maniera seria, che mi servono magari al tempo devo fare un esame o devo preparare un concorso, me li studio così e diventano una cosa improponibile. I libri vengono totalmente rovinati, perché io ho un rapporto con i libri molto strumentale. Cioè io non ho la concezione della sacralità della Non hai... carta, del libro, che Ok. con la matita, senza fare una linea troppo marcata, senza calcare troppo, perché se no si rovina, cioè non me ne frega niente. Io scrivo con la penna sui libri, scrivo con quello che mi capita, senza alcun problema. E poi utilizzo per farmi i miei riassunti o farmi le mie annotazioni sui libri che leggo, perché io di ogni libro che leggo devo fare l'annotazione, perché devo toglierlo dalla memoria qui, che è molto volatile la mia, e devo metterlo su una memoria fisica, perché se no lo perdo. E io c'ho un sacco di queste, e di anche altre Moleskine principalmente uso, e quindi ogni libro io mi faccio prendo le mie note, mi scrivo le frasi più che ritengo più da ricordare e così c'ho un 7 o 15, 20 di questi quadernini. Quindi il tuo rapporto con la scrittura è di tipo accademico, diciamo. Sì, non attualmente non faccio scrittura creativa, non ne sto facendo. Ve l'ho detto, fino a qualche anno fa scrivevo qualcosina, però adesso è principalmente studio. Studio e basta. Non Tu, non c'è Francesco, spazio per altro. mi pare di capire che invece non hai questa abitudine. Tu l'hai Mhmm, mai pensato a questa cosa? Come mai ma come ho detto scrivevo non è una molto cosa tempo fa obbligatoria? delle piccole sceneggiature così, quindi adesso un po' ho perso quella cosa di scrivere, anche perché uso semplicemente delle penne Bic, delle semplicissime penne Bic, Non sono ehm, semplici, solo Schifo. all'apparenza. Ecco qua, non fa non schifo, si è può una bic. parlare con lui. Sì, no, Andiamo assolutamente. avanti, andiamo avanti. Mi piace un po' cambiare il mio modo di scrivere, anche le lettere, non so se a voi capita, questa è una mia malattia, una mia fissazione. Ad Ma Tu esempio scrivi le la lettere E, letterine ancora? d'amore o no, lettere in lettere, generale? proprio le lettere in generale, tipo la E la cambio ogni tanto, ecco, un po' questa mania. Però diciamo che quello che per me è una fissazione, una vera fissazione, è questa. Quando parlo, scrivo, uso la matita e inizio a Vedo delle disegnare. forme. Sì, sì, non hanno un senso, non c'è un senso, Mh. però magari hanno un senso, poi inconsciamente c'è un senso in tutto ciò, però non lo so. Ecco, questa è, e uso tantissimo le matite. Sui libri, ad esempio, scrivo con la penna solo su quelli fotocopiati. Sui Per me sareste da libri arrestare originali entrambi a no. scrivere con la penna sui libri. No, io con la penna non scrivo sui libri, su quelli fotocopiati sì, ma sui libri no. Però uso tanto la matita e non mi interessa se la linea è storta, quella no. Però solo su quelli fotocopiati. Su quelli originali mi dà proprio fastidio, devo essere sincero. Moderatore, puoi bannare per favore il signor Mario Rossi? No, Grazie. assolutamente, è una battuta bellissima. Io l'ho Sì, apprezzata e mi ha sì. dato Ah, anche non un l'ho bacio. letta, adesso l'ho letta. Bellissime, grazie, Sì, grazie. Queste cose ogni tanto servono perché ti sì. sciolgono, dici che bello, c'è qualcuno come te nella chat. Bellissimo. Ok. Quindi Marco, niente, insomma, invece tu, io so io che tu hai un particolare, dicevamo prima, feticismo delle penne, che è un feticismo che condivido anch'io, cioè un io potrei andare in apprezzamento, terapia per le penne. è un Cioè, apprezzamento, sono anch'io molto fissato, però questa se secondo io me è la migliore
che mi Tu trovo non ad aver conosci, tu utilizzato. non conosci le penne, non le No, e conosci non ho una conoscenza vasta, lo devo ammettere. Io ho scoperto in quest'ultimo periodo che ci sono canali YouTube, e purtroppo sono molto interessanti, Sì, che sì. fanno recensioni sulle penne. Io ho visto la recensione ultimamente, ti parlo di qualche giorno fa, di una Bic Crystal Classic, la classica Bic, a confronto con una Bic della linea Ecolution, quelle, insomma, già E le conoscere arancioni? tutte. No, le arancioni sono le Crystal Fine. Crystal Fine, bravo. L'Ecolution è una nuova, diciamo, linea BIC ecologica, che la riconosci perché ha i tubetti, diciamo, il corpo trasparente bianco, Sì, però. sì, sì, sì. Ok, ci sta un mondo legato alle penne, ci stanno anche delle riflessioni e delle considerazioni che secondo me sono pertinenti, non pertinenti, che sono fondate. Appunto, guardavo un video in cui il videomaker sosteneva, citando un autore, che appunto il tipo di penna influenzi in qualche modo anche la nostra predisposizione alla scrittura. Una penna sottile ci farebbe scrivere e pensare in un certo modo, una penna dal tratto più spesso e più grasso, diciamo, ci indurrebbe verso un altro tipo di atteggiamento. Certo, non è così, non è una cosa così condizionante, però in minima parte effettivamente quando tu ti ritrovi la penna sottile, fina, Chissà che penne utilizzava Hitler. i pennarelli tratto, quelli, gli evidenziatori, sì. E quindi ci sta un mondo legato a queste cose. Voi siete legati ai vostri prodotti d'ufficio in questo Di senso? cancelleria. Di cancelleria? Sì. Allora, Io sono legato alle penne, se ne inizio una non posso cambiare penna finché non la finisco. Insomma, ci sono delle regole ben precise da rispettare. Però riguardo alla scrittura in generale, io vi consiglio tutti voi di visitare questo canale di Jared Henderson, non mi ricordo mai il sì, cognome, perché è interessante, è una sì, è persona che ha interessante. molto Lui, da dire. lui Vuoi parla aggiungere poi Jared qualcosa? anche... Henderson? Jared Sì, Henderson. Henderson, poi lo scriviamo magari. Lui scrive anche, cioè parla anche di science fiction filosofica, Mm. Diciamo, è di, molto, fa di molti contenuti sui stoicismo. libri. Sì, 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 fa molti contenuti sui libri, anche sul metodo di studio, su metodi di lettura efficace, quindi come leggere in maniera efficace. E anch'io ho questo dei piccoli piaceri nascosti e dei canali che seguo dal punto di vista cancelleria, appunto, che sono soprattutto quelli che mi parlano di block notice, di quaderni per appunti, di taccuini, quelle robe là a me mandano fuori di testa. Io c'ho questa linea, io uso questi, che Mhm, sono i quadernini fatti dalla Moleskine. mhm. Sono, Belli. sono carini così. Oppure c'ho le classiche agende Moleskine tipo questa, che non è una Moleskine, ma di questo formato, che ma ce l'ho un po' lontano, non riesco a prenderlo. E soprattutto mi piacciono un sacco le custodie di queste delle agende, che sono quelle in pelle, magari americane, che costano un botto, che sono davvero bellissime. E poi per me l'agendina, il taccuino è fondamentale, perché ho preso l'abitudine negli ultimi tempi di magari pensare a qualcosa, quindi fare un pochino di deep thinking e di scrivermi, di farlo tramite appunto la scrittura. Stavo Cioè, immaginando te che scrivevi su questo tacchino. tacchino. Il giorno del La Un s- ringraziamento, no? tacchino, un eh tacchino sì. sofferente, uno schiavo, lo schiavo di Giorgio. Vieni qua, devo scriverti. Sì, Ne stavo una dicendo, scusami, riflessione. non avevo finito di parlare. Ah, non hai finito? No. Fabrizio, guarda. E quindi questa cosa mi ha fatto anche molto avvicinare a questo mondo di recensori, di taccuini, di custodie, di penne, che purtroppo devo dire sono dei video che mi attirano un sacco. Cioè, infatti fanno un sacco di visualizzazioni, sono alcuni dei 3 video che vanno per la maggiore in questo periodo su YouTube, perché davvero tu ti metti là e sono catartici in un certo senso. Stai guardando delle recensioni che ti dice: "Vabbè, la recensione della penna". No, ma raga, ma è così bello per chi poi le utilizza queste cose, per chi è amante anche dell'artigianalità di un metodo di studio ancora, perché io non sono uno che riesce a studiare per esempio al computer o con dispositivi. Cioè, se devo leggere,
riesco a leggere, per esempio sui Kindle, o leggere al computer anche libri interi, quello lo faccio. Però studiare, o scrivere soprattutto, fare la scrittura per lo studio, cioè riassunti o farmi gli appunti su un testo, quello no, quello assolutamente devo farlo a mano, perché altrimenti è come se non ho fatto nulla. Sì, infatti su questa cosa sempre, questo filosofo, questo studioso diceva che appunto, c'era anche il dibattito carta o computer per scrivere. Diciamo che si tende anche da parte di personaggi che nella loro vita hanno creato, che hanno contribuito in maniera creativa, dando qualcosa diciamo, c'è la propensione ad optare per la carta. E le ragioni ci stanno, e le ragioni sono concrete effettivamente, perché io qua me ne ero segnata qualcuno, cioè la velocità di scrittura. C'era questa riflessione interessante sulla velocità di scrittura relazionata al ritmo dei pensieri. Scrivere al computer è veloce e a volte può risultare troppo veloce rispetto alla formulazione, rispetto allo scorrere dei pensieri. È vero, sì. Invece la scrittura analogica, possiamo dire così, è più in linea con lo scorrere dei pensieri, e questo creerebbe un'armonia diversa. Poi appunto rappresenterebbe una forma di vita lenta, la scrittura a mano, e non ha invece sul tema delle invasioni esterne, diciamo, c'è molto la differenza, perché scrivere su un computer è come stare in una, non lo so, a rischio bombardamento da ogni parte, l'email, la Sì, sì, notifica sì, e la tutto quanto. distrazione costante. Sì, e c'era una frase di un poeta, che riportava sempre Anderson, diceva, che è una frase carina, non va ascoltato o letto in maniera emotiva, è interessante dal punto di vista interiore. Ciò che è necessario, dopo tutto, è solo questo: solitudine, una grande solitudine interiore. Camminare dentro se stessi e non incontrare nessuno per ore. Questo è ciò che dovresti poter fare. Credo che questo approccio alla scrittura sia conforme un pochino con questo modo di con questa frase. E secondo me è una cosa che tutti dovremmo provare nella forma che più può piacerci, nel contenuto che più può piacerci, perché diciamo la forma non è importante, ognuno rifacendomi a questi journal, questi diari, la forma non è importante, è importante solo il contenuto, ma non in quanto contenuto, in quanto autenticità del contenuto. Cioè dobbiamo semplicemente scrivere cose in maniera autentica, sincera e tranquilla. Sì, perché Ehm poi la cosa più difficile da fare quando uno scrive è capire che tu in quel momento non è che stai scrivendo per un pubblico, perché qualcuno ti legga, ma tu devi riuscire a scrivere per te stesso, perché magari ti aiuta a sviluppare meglio i tuoi pensieri o a sviluppare meglio le tue riflessioni su un determinato argomento. Il problema è che siamo abituati, anche perché appunto viviamo nella società della performance e dell'apparire, a dover dire per forza quello che sto scrivendo, chissà un giorno lo leggerà qualcuno, magari potrei pubblicarlo, oppure semplicemente siamo così deformati da dover anche lì fare delle performance, dire: Guardate quanto sono bravo, come ho scritto bene", e senza pensare in realtà che quello che stai scrivendo lo stai scrivendo principalmente per chiarire la tua mente e i tuoi pensieri. Cazzarola, è Quindi proprio difficile uscire a volte da 'sto meccanismo. Cioè anche quando sei da solo ti ritrovi a pensare o a far finta o a comportarti come se, fosse pubblico quello che stai facendo. sì, 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 sì. Oppure Dobbiamo a farlo perché vuoi che qualcuno ti legga un giorno. C'è una forma di narcisismo in noi da questo punto di Sì, vista. sì, 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 sì. Quindi sì, diciamo che io da quando la provo questa cosa sono rimasto contento, però è una di No, quelle io cose che consiglio a tutti di fare invece quella roba di fare le proprie riflessioni con carta e penna. Cioè magari di mettersi ogni tanto seduto al tavolino con la propria agendina davanti e, riflettere su un problema, che può essere un problema qualsiasi. Riflettere però in maniera, cioè, per iscritto, e questo ti aiuta a sviluppare meglio la linea dei tuoi ragionamenti, anche poi a pensare meglio e anche a esprimerti meglio quando poi devi farlo, sei chiamato a farlo. dico una cosa, poi facciamo parlare Francesco. E Io poi stavo chiudiamo. leggendo, La voce del padrone. L'inizio poi non so come si svolgerà, ma l'inizio da un punto di vista di scrittura è complesso.
Sì, 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 sì. Mi è sembrato di ritrovare la complessità di Eco, quella che mi fa, lo sai, io con Eco non capisco niente, mi sento stupido. Sì. Ebbene, ho letto 2 pagine, non avevo capito nulla. Cioè, hai davanti una forma che riconosci che ha dei contorni, però non finisce là. È come se ne assimili un pochino la sensazione, però dici: però qual è la frase dietro a ciò nella tua Sì. testa?" Mi sono messo a scrivere e, 1, 2, 3, 4, 10, 20 righe alla fine ha preso forma un mio pensiero. Quindi, secondo me, è una cosa che può essere molto utile nei confronti di quei testi sia, scientifici, quindi sia di studio scientifico letterario, ma anche rispetto ad opere complesse. Ma Insomma, è una cosa che fa anche bene sem verso tutto. anche semplicemente verso la pulizia dei propri pensieri e dei propri ragionamenti, cioè farli scriverli, ma anche ti fai, no, con uno degli schemini, delle mappe di quello che tu pensi riguardo un problema. A me è capitato di farlo con tante cose, magari ma quotidianamente, con dei problemi di tipo non solo mio, esistenziale, non lo faccio proprio con quello, lo faccio con magari delle tematiche su cui si ragiona spesso in società, capita sul femminicidio, capita sulla violenza di genere, capita sulla guerra in Israele e Palestina, capita su tutte le cose che tu puoi aver sott'occhio in un determinato Sì. momento. Ti metti là, invece di sparare alle prime cose come ti vengono nella testa, stai al tavolino e scrivi, cerchi di collegare i tuoi pensieri, di vedere se, l i ragionamenti che fai seguono un filo logico, sono ben argomentati, e così hai anche più contezza delle tue opinioni. Le opinioni si costruiscono anche si ragionano, non è così. L'opinione è quella che mi esce dalla bocca quando non ho niente da dire, così, ma Diciamo al e sparo pubblico, l'opinione. Pubblico! guardando nella videocamera, vi capita mai di avere la sensazione di un concetto anche profondo e ben delineato dentro di voi? Cioè, è un corpo concreto. Nel farlo uscire fuori però esce banalità, esce Esce male, superficialità, esce esce male. male. Questo secondo me, posso dire secondo noi, no, questo Parla per secondo te, sì. noi questo secondo me è un ottimo metodo per far corrispondere ciò che diciamo a ciò che sentiamo, ciò che pensiamo. Sì, sì, sì. Quindi provateci. Secondo me, ne vale molto la pena. No, 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 stavo dicendo, anche a me è capitato di scrivere, ho già anche qualcosina salvata sul computer ed effettivamente, sì, mentre scrivevo, quello a cui pensavo era: "Chissà cosa ne pensa quello o quell'altro di questo che sto scrivendo." Mi sento sempre ti senti un po' Osservato o osservato, sì, bravo, osservato, e quello ti distrae tantissimo. Mi è capitato di scrivere, non al computer, però con la penna su un foglio, di scrivere alcuni, miei pensieri profondi, e lì non mi sono sentito osservato. Lì ho credo di essere stato cercato di essere il più sincero possibile con me stesso mentre scrivevo. Mi è capitato anche di placare un po' di rabbia scrivendo, e mi è capitato nel periodo Covid ed ero in una riunione al computer. Ci sono state alcune cose che mi hanno parecchio infastidito, e per non, dire a voce quello che pensavo, perché sicuramente non erano le robe Hai carine, scritto gli insulti su un pezzo di carta. no, sai, stranamente hai fatto il rapper insomma. non sono usciti insulti, ma è uscito un qualcosa di interessante. Devo essere since non so perché, dico la verità. Quindi sì, io credo che, è una cosa assolutamente da provare, perché magari all'inizio può sembrare un po' strana come cosa, dici: "Ma che sto facendo?" Perché poi oltre che a sentirti osservato sei molto autocritico, dici: "Ma che stai facendo? È una co una stronzata, una stupidaggine." Invece no, è una cosa che secondo me farlo serve tantissimo.